Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, risveglio e siamo già in partenza e in movimento, perché ho sto tubo dell'acqua che continua a perdere, poi mi sa che anche quello dell'acqua fredda è iniziato a perdere. Di direzione diretta a comprare il tubo nuovo, perché mi sono rotto le scatole di fare così, che sul tubo che perde mi dà fastidio. Quindi di corsa al negozio a prenderlo. Tubo acquistato. Alla fine ne ho presi 5 metri rosso, 5 metri blu, così lo cambio tutto quello che c'è da cambiare perché mi sono rotto le scatole. Ora stiamo decidendo la meta e poi ci vediamo dopo. Cosa dico? Cosa faccio sapere a chi ci... Cosa è successo? Eravamo rimasti che siamo partiti, andiamo. Ora cosa gli dico? Tutto. Piango, rido? Se hanno da regalarci un camper nuovo, da piangere, da ridere, da strapparsi i capelli, da... non lo so, si vede che stiamo rompendo le scatole a qualcuno, evidentemente ce le stanno mandando le maledizioni e io ci credo. E ora spiega tutto cosa è successo, neanche che da piangere, da ridere, da strapparmi i capelli. Arriva pure il cielo nero là? Sì, vabbè. Eravamo rimasti che eravamo partiti, siamo andati a prendere il tubo dell'acqua perché avevo la perdita, cioè ho la perdita perché devo ancora cambiarlo, e visto che abbiamo degli appuntamenti con delle date già predefinite a Savona, visto che ormai diciamo un po' la vacanza, quello che volevamo vedere l'abbiamo visto, quello che volevamo fare l'abbiamo fatto, diciamo dal Piemonte stavamo scendendo in giù in direzione Savona, facendo la statale da un lato anche meno male, in maniera tale da arrivare che ci sono i miei suoceri, c'è Emiliano, facevamo quello che dovevamo fare, io c'ho il nipotino che mi aspetta ad andare a vedere, figlio di un mio migliore amico, grande carissimo amico, quindi come fosse un nipotino, perché è come se fosse mio fratello. Ma cosa è successo? Si è fermato il camper. Dovrei cambiare, non è novità, Non vi ho fatto vedere mentre trafficavo perché sono quei momenti in cui l'ultima cosa che voglio fare è prendere una telecamera in mano e far vedere, ma voglio cercare di capire qual è il problema e se posso risolverlo. Inizialmente speravo in gasolio sporco, visto che avevo appena fatto il pieno. Speravo nel gasolio sporco sostituendo il filtro. Allora ho fatto un test, ho preso una bottiglia, l'ho tagliata, ci ho messo del gasolio perché siamo fermi in un'altra area di servizio, non quella dove ho fatto il pieno, ma abbiamo fatto circa 50 km da quella a questa. Mi sono fermato qua perché sentivo il motore che andava male, aveva dei problemi, cioè in un'accelerazione, in un sorpasso che ho fatto di un trattore ho sentito un problema, un mancamento. Allora mi sono fermato qua visto che c'è lo spiazzo, per fortuna, cercare di capire, poche parole per farla in breve. La pompa a alta pressione del gasolio ha fatto limatura, ha limato dell'alluminio, quindi è andata a grippare degli iniettori, quindi non riesce più a mandare il gasolio in pressione al motore e quindi siamo fermi. E non è un problema, nel senso che siamo a 80 km, ho già chiamato l'assicurazione con lo extraniero perché siamo spagnoli. Dovrebbero ora chiamarmi che viene un carro attrezzi a recuperarmi perché a Savona io ho già un'officina che conosco, pompista, dove poter poi fare lavoro, che ho già provato a contattare ma sono chiusi per ferie, però almeno siamo a Savona vicino a mia suocera, se abbiamo bisogno di acqua, docce, nel senso siamo lì. Qui siamo a Carasco, in mezzo al nulla, quindi boh, questo è l'aggiornamento. Ora quando arriverà il carro attrezzi vediamo cosa fare. La giornata non è bellissima, più il danno che c'è, perché c'è pompa alta pressione nuova, iniettori nuovi, tutti i tubi da pulire, da comprare nuovi, filtro gasolio, togliere il serbatoio, buttare via 110 euro di gasolio perché la limatura è tornata anche indietro nel serbatoio, e tutto quello che c'è da cambiare, da sostituire per metterlo a posto. Ma non è un problema, si farà anche questo, tanto diversamente non si può fare. Meno male che c'è il nostro amico Pippotto che... Dai, saluta un po', no? Bravo. Siccome accade sempre così, per velocizzare i tempi che arrivano al carro attrezzi, mi inizio a mettere a cambiare il tubo dell'acqua. Poi sicuramente appena tiro fuori tutto quello che c'è da tirare fuori mi chiama che sta arrivando, così velocizziamo i tempi.
Andiamo a ridere, se no cosa dobbiamo fare? Mi faccio un caffè e vado a cambiare il tubo. Iniziata la manovra del cambio tubo. Qui è il vano, ex vano bombole gas. Qua sotto ci sono i tubi. Là sotto vanno sotto il pavimento, che vanno nell'intercapedine del pavimento, dove c'è tutto il polistirolo, c'è la parte esterna e la parte interna. In mezzo c'è tutto il coibentante. E dalla parte opposta del camper, dalla griglia del frigo, escono di nuovo dal pavimento, che vanno di qua, anche qua dentro c'è il boiler. Questo è quello che ho già cambiato, rosso, che passava tutto dentro il pavimento. È più corto perché l'ho già rattoppato 250 volte, ora non c'avevo più margine per rattopparlo. Quindi ora la calda è fatta, ora stiamo facendo la fredda, sperando di risolvere una volta per tutte anche questo problema. Più che altro ora c'è una puzza di umido perché là dentro nell'intercapedine è uscita acqua, e cosa succede? Che l'intercapedine è di polistirolo, il polistirolo non assorbe acqua, quindi rimane lì, ristagna e puzza. Speriamo che col tempo vada via, che si asciughi ora, anche perché altre soluzioni non ce l'ho. Quindi lavoretto dei tubi finito. L'ho fatto prima noi. Speravo che mi chiamasse mentre iniziavo a fare il lavoro, invece Sì, però è dalle 2:30 ora. provo a richiamare. Sono le 4:30. Se mi fa richiamare. È a Milano, figurati. Provo a richiamare io, va. Sì, buongiorno, sono sempre Angelo, volevo sapere qualche novità? Cosa? Quanto tarda arrivare il carattrezzi? Sta facendo un mio collega? Però si può avere un'idea di tempi, di qualcosa, perché... Abbiamo ricevuto una mail esattamente adesso. Sta facendo il mio collega, la chiamerà, ok? Se non la chiama, richiami. In mezzo alla strada col caldo che fa, dalle 2 che aspetto, le mail, siamo nel 2023, le mail arrivano in un minuto. Allora, a che ora pensa che è arrivata la mail lei? Mi dica subito, 24 minuti fa io l'ho chiamata, 26 minuti fa io ero al telefono con l'assicurazione e tramite telefono mi hanno confermato che le hanno risposto di procedere con il soccorso. Che ci abbia messo 26 minuti un'email ad arrivare, non ci credo neanche se arriva Padre Eterno con una rosa in bocca a dirmelo, perché lavoro col computer, le mail, anche se dalla Spagna all'Italia. Se può fare un sollecito gentilmente, perché siamo qua in mezzo a Natale, se no io lo spingo in mezzo alla strada che blocca il traffico e faccio intervenire la stradale. Così io si movimenta aspetto la 10 cosa. minuti e chiamo la stradale. Io do 10 minuti di tempo, guardi, se sono le 17:22, alle 17:30 aspetto una chiamata che mi dice guardi, in X minuti è lì il carattrezzi, ok? Grazie. Sì, è proprio così, ti ha detto, ti ha risposto. Che l'email ci è voluto 20 minuti. Sì. Nel 2023 un'email ci mette 20 minuti perché arriva dalla Spagna. Questi sono. Al postino, ma io veramente. Vabbè. 17:22, 17:30, se non mi chiamano io lo spingo in mezzo alla rotonda. Io chiamo la stradale. E chiamo la stradale, mi si è fermato, sto aspettando dalle 2:30, sono le 5:30. Dai. 3 ore. Però c'è anche quella. C'è anche, ragazzi, tutto c'è un limite, perché qua una dietro l'altra e comunque ti trattano così, no. Ti pigliano per i fondelli. Ti pigliano in giro, basta. Non è che il problema non si può risolvere, è che se la menano perché tanto loro sono in un ufficio, devono fare le loro ore. Con l'aria condizionata e non si preoccupano, non hanno un minimo di umanità. Di dire cavolo, sono in mezzo a una strada, il bambino, il cane, fa caldo, cerchiamo di movimentare le cose, acceleriamo. No, vabbè. Non è un problema. È arrivato il carro, ora ci carica sopra e andiamo in destinazione Savona. Il viaggio ha inizio sul carattrezzi, così non consumiamo gasolio per una volta. Ci risiamo, si sale sul carro. Potremmo comprare un carattrezzi e ci mettiamo sopra. Tanto ho detto facciamo autostrada o normale? Ho detto mi sa che facciamo l'autostrada anche se siamo coi pesi, con le altezze al limite, perché c'ha già il motore scoppiato. Quindi non so se fa le salite. Aiuto! Di nuovo sul carro. Andiamo, è stato un bello sbalzo anche qua. Povero carro, ci avrà da trasportare dei bei quintali.
Siamo arrivati a Savona, qua dietro c'è Morello, quello degli iniettori. Ora scarichiamo e lo mettiamo qua in maniera che sono vicino e possano poi lavorare, si può mettere dentro, ecco. Camper scaricato, ma non dove eravamo, dall'officina, perché stare una settimana lì perché è chiusa per ferie non ci piaceva, quindi ci siamo fatti portare praticamente sotto casa di mia suocera, un po' prima perché c'è lo spazio per il camper, così siamo più tranquilli per tutto. Boh, il Carattrezzi ci saluta, ciao, grazie di tutto, sei stato un grande. Ora ci sistemiamo qua e sarà una settimana del piffero, da incubo. Allora, abbiamo lasciato il mezzo qua e ora andiamo a piedi a casa di mia suocera. Andiamo a mangiarci un piatto di pasta in casa. Ci facciamo una doccia per toglierci lo stress di dosso e basta. E poi torniamo in campo. Eccoci qua, dopo tutto questo stress, tutta questa giornata. La suocera ha fatto la pasta al pesto. Già la conoscete, non tutti perché i nuovi non la conoscono, quindi presentati, chi sei? Sono la suocera di Angelo, la mamma di Jessica. Che si chiama Ladina. La nonna di Cristian. E di Emiliano, perché conoscono anche Emiliano, quindi sanno. Certo. Anche Noemi. Qua c'è invece Noemi, che è la nipote di Jessica, per chi non la conosce, figlia del fratello di Jessica, se non ho fatto casini con le Hai fatto casini, è giusto. Buon appetito a tutti e ci vediamo domani perché dopo questo cazzo di pasta, doccia e nanna, non ne voglio più sapere. Per oggi ho dato. Basta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, Oggi è il mio compleanno. oggi ho 8 anni 8. ed è 5 anni che è con noi. Che lo sopportiamo. Questo monello. Malandrino. Oppa. Allora, è venuta a recuperarci mia suocera, nel senso è venuta a prendersi caffè in camper e ora siamo andati a piedi che hanno aperto un altro panificio rotondo, ricordate quello di Portovado che fa la focaccia buona, l'ha aperta anche qua a Quigliano, quindi ora abbiamo fatto tappa focaccia e ora parte Jessica con sua mamma col Porsche Turbo, invece io e Christian ci facciamo 2 passi, tanto è qua dietro praticamente. Intanto vi faccio vedere anche una cosa che avevo già preso 2 mesi fa, quando non pensavo succedessero tutte queste cose. Poi dopo che è arrivato qua da mia suocera e ce l'ha in garage e vabbè, ve lo dico già, poi ve lo faccio vedere. Praticamente è l'aria condizionata in cabina di guida, noi non ce l'abbiamo perché in quel modello di Ford Transit era un optional. Allora ho trovato, ora fanno un nuovo sistema elettrico col compressore elettrico che è come quello delle macchine elettriche nuove, che non avendo più il motore termico anche quelle hanno il motore elettrico del compressore dell'aria condizionata. Quindi ho comprato il kit aria condizionata da mettere in cabina di guida, perché quella dietro sì va bene, però non riesce a raffreddare anche tutta la cabina di guida, e visto che Mortadellina rimane sempre in cabina davanti, perlomeno rinfreschiamo anche la cabina con quello. Quindi ora sono curioso, lo voglio andare a vedere come è fatto, perché non l'ho mai visto dal vivo e penso che sono uno dei primi esperimenti in Italia che lo faccia sta modifica, perché qualcuno l'ha fatta comprando tutto il kit che comprende tipo originale, la trasformazione che diventa come fosse tutto originale. Questo invece è un kit a parte e vediamo, ora ve lo faccio vedere. Oggi potrete ammirare un miraggio. Christian che aiuta sua nonna a fare la macedonia. Lascia la buccia o no? È arrivato il principino, così ora mangiamo. Devi
Stavano aspettando tutti me. Sì, devi Sì. salutare perché Saluta se tutti i ormai follower. Ciao a ti tutti. conoscono tutti. E tutti chiedono. Linguine ai frutti di mare oggi. Pranzo fatto, siamo usciti, perché poi dopo un po' in casa sentiamo soffocati. Un po' più largo in campo. Tanto qua fuori si sta bene, ci sono solo 47 gradi, umidità 120%. Goccioliamo vivi. Però dai. Siamo venuti, andiamo fino dal Decathlon che Cristian si deve comprare un paio di calzini. Mentre tutti sono al mare sotto questo sole cocente. Però vabbè dai. Ci sta. Continuano a cercarmi un paio di infradito per me che non voglio. Io sto comodo con le mie Crocs e i miei calzini e loro continuano a cercare le infradito per me. Boh. Prova a fare esercizi, Jessica. A parte che se, cioè, lì poi Sì, sono sì. 200 esercizi, è proprio il più difficile. Lì fai addominali bassi, ma... Guardate. vediamo Eccoli. quello grosso del gruppo. Dai, devi tirare sulle gambe così fai gli addominali. Non No, così. così. Dritte. Lì fai trazioni. Sì, al contrario. Levati. No, questo è il migliore, guarda. Eccolo, lo sportivo è arrivato. Impara, no? Hai visto? Adesso non lo vedo. Hai visto? Pesa Lo più riesci a di... superare, alzarlo. Pesa più il peso di te. Gelatino preso, che non è un gelato ma è yogurt, che ti scegli tu cosa metterci sotto, sopra, e sopra c'è il pistacchio, le meringhe, sotto cioccolato e codettine di palline di cioccolato nero e bianco con lo yogurt. Te lo fai tutto te qua. Siamo rientrati alla base. Questi sono tutti i pacchi che erano arrivati in casa di mia suocera. Vabbè, qua so già sono dei bilanciatori, un BMS, cose che già sapevo. E questa è l'aria condizionata che vi dicevo. Ora la spacchetto per vedere com'è, per capire il tutto, e poi ve lo faccio vedere appena l'apro. Allora, aggiornamenti della giornata. Tanto per cambiare un po' di emicrania, quindi mi sono dovuto sdraiare e prendere 2 pastiglie. Ora abbiamo girato il camper nell'altro pezzo di strada. Aspettiamo che ci traina lo zio di Jessica per 500 metri arrivare in casa di mia suocera, in modo che siamo più tranquilli, perché qua si balla tanto di notte, passano le macchine forti, quindi non ci piace. Vi dirò, ora girato di qua un pelino meno, però là abbiamo anche, sì, c'è una fontanella se ci serve dell'acqua. Riusciamo poi con la macchina di Emi, possiamo prendere la cassetta e andare a svuotare nell'acqua, cioè siamo più a portata di tutto. Niente, il condizionatore è qua. Devo ancora trovarci sistemazioni in tutto, non è facile perché sarà un bel lavoro qua da fare. Ma anche questo sempre per Bernice quando sta in cabina, per raffreddare meglio e via dicendo. Anche per noi. Ma sempre in primis si fa il passo per gli animali e poi si pensa a noi. Giusto? Giusto. È arrivato il cugino di Jessica con la cinghia. Ora aspettiamo lo zio di Jessica con il pick up per trainarlo. Nel mentre ceniamo un toast al volo. Eccolo qua. Toast al volo. Uno mezzo bruciato, il mini bro che pensa. Mega cena di casa su 4 ruote stasera, guardate qua. Eccolo, lo zio di Jessica. Pronto? Guarda che è appena arrivato Mario che mi ha dato la cinghia, quindi se vuoi chiamare l'altro tuo amico e dire di non starsi a preoccupare, di farsi le sue cose tranquillo, almeno non... Ok? Come vuoi, ok, io sono qua. Ah, ok, perfetto. Dai, tranquillo. Ciao ciao. Dieci minuti di qua. Ce l'abbiamo fatta, ci stanno trainando. Trasporto eccezionale. Trasporti eccezionali, in corso. Nissan tira bene. Sì. Grande Nissan. Motori giapponesi non smentono mai. Sì.
sedere, zio. Così viene indietro. Lo spingiamo. Ora ci mettiamo lì, bisogna spingere, quindi dopo vi facciamo vedere bene dove ci siamo parcheggiati, o domani mattina che si vede meglio.